Ciao, sono Jack. Nello scorso episodio ti ho raccontato della mia esperienza di quasi un mese a Maiorca, come volontario con la piattaforma Workaway. Oggi ti porto con me in una giornata tipo da Workawayer. Ti mostrerò cosa significa vivere, lavorare e imparare in questo scambio culturale unico. Le giornate qui iniziano molto presto. Appena apro gli occhi, esco dal mio caldo sacco a pelo e mi vesto. Nonostante sia fine novembre, qui a Maiorca non fa freddissimo. Di notte la temperatura scende al massimo fino ai 10 gradi, ma c'è molta umidità, soprattutto la mattina presto. Prima cosa, un sorso d'acqua vitale e mi scaldo un po' d'acqua bollente per risvegliare il corpo. Un buon caffè solubile e per colazione yogurt con cereali e un po' di tic. Dopo questa consistente colazione apro la prima luce del giorno nel nostro alloggio. Lavo le posate, le tazze e rimetto in ordine il letto. Poi mi lavo i denti, faccio un po' di cura personale e stendo qualcosa nel piccolo giardino. Questo perché l'alloggio in cui viviamo non è dotato di riscaldamento. Saluto i gatti, che si sono appena svegliati anche loro, uno stormo di uccelli che sorvola la zona. So che te lo stai chiedendo. Come facevamo con il bagno? Allora, per le cose piccole ci siamo adattati con dei metodi un po' artigianali e mi fermo qui. Mentre con le cose un po' più grosse è stato un po' un problemino, anzi forse l'unico grosso problema, perché c'era un bagno per 7 persone. Loro erano in 5 e noi eravamo in 2. Ognuno col suo ritmo biologico, con i suoi impegni, era molto difficile anche trovare il momento giusto per andare in bagno. Quindi ci siamo adattati parecchio. La maggior parte delle volte facevamo la cosa grossa fuori di casa, quindi poteva essere un centro commerciale, un bar o il McDonald's. Mi preparo quindi a uscire per iniziare la giornata di lavoro. Oggi dobbiamo girare dei video per i nostri host, che utilizzeranno i contenuti sui loro profili social per promuovere la loro attività di yoga. La mattinata è dedicata alle riprese, che oggi si svolgono interamente all'interno del loro studio, dove si tengono i vari corsi di yoga. Dopo circa 2 ore di lavoro, i nostri host ci invitano a provare una breve lezione di yoga. Una pausa rigenerante e utile. A questo punto torniamo al nostro alloggio per pranzare. Da buoni italiani non può mancare la pasta. Oggi l'abbiamo preparata con polpette vegetali e carote. Dopo pranzo approfittiamo della meravigliosa giornata e decidiamo di uscire. Questa volta ve lo assicuro, non siamo in Sardegna, però c'è lo stesso la solita capretta sopra le rocce, un po' astuta e un po' killer, perché ha appena fatto cadere un bel massetto e se passavamo in quell'istante probabilmente ci avrebbe colpito. Eccola lì. Ti chiamerò capra killer. Rettifico, sono 2 le capre killer e ora passerò sotto. Ci dirigiamo in un posto qui vicino per ammirare il tramonto direttamente sul mare. Uno dei vantaggi di essere un workawayer è proprio avere il tempo per scoprire posti incredibili e vivere come un local. Il lavoro però non è ancora finito. Appena si fa buio, decidiamo di andare in un bar per continuare il montaggio dei video e lavoriamo per un'altra ora. Nel nostro caso, avendo gratis l'alloggio, ci vengono richieste 3-4 ore di lavoro al giorno, per 5 giorni a settimana. Per tutti i dettagli su cos'è Workaway, come funziona e come organizzare un'esperienza del genere, ti rimando a un video che farò prossimamente, quindi stay tuned. Prima di rientrare a casa, approfittiamo di lavare i nostri vestiti in una lavanderia a gettoni. Nell'attesa, ne approfitto per lavorare un po'. La giornata si conclude sempre con una cena insieme, un momento perfetto per condividere esperienze e pianificare nuove avventure. Visto che da un po' che non mangio la pasta, ne approfitto per farmene un altro piatto. Questa sera spaghettini in bianco con un bel po' di tofu e un po' di tonno anche. Verdure, carote e insalata. Abbiamo preso questo spray di olio extravergine di oliva e devo dire che è alquanto strano. In Italia non ho mai visto l'olio d'oliva in questa confezione. Freddino ai piedi, quindi uso il mio sacco a pelo in modo intelligente. Il cuscino dove ho dormito per 16 notti è questo qui. Non è nient'altro che un cuscino per l'aereo imbottito con una maglietta nera per compensare il buco interno. Più sotto un cuscino della Decathlon gonfiabile. Tac. Ultime nottate a Maiorca molto difficili. Con bottiglia d'acqua bollente. Vecchio rimedio, ma super efficace. Dopo aver digerito, arriva l'ora di rimettersi a letto. Ogni giornata qui è un'avventura e un'occasione per imparare qualcosa di nuovo. Se hai mai pensato di fare un'esperienza come questa, fallo!
ne vale davvero la pena.